Oggi siamo qui non con un microfono come al solito, ma con una luce, ovvero l'Elgato Keylight Neo. Quindi non dirò come suona, è adatta a far podcast, scopriamolo insieme, ma ti dirò come funziona. Può essere la luce per i tuoi video? Scopriamolo insieme. Come ti dicevo nell'introduzione, oggi siamo qui con questa luce, ma prima di iniziare il video, quindi prima di spiegarti tutte le caratteristiche e farti capire quanto sia fantastica questa luce, piccolo spoiler, iniziamo con l'unboxing. Ok, dopo aver visto il video di unboxing voglio iniziare a parlarti di questa luce. Poi ti farò vedere anche come funziona perché la collego, la accendo, spengo queste luci qui e ti faccio vedere quanto è fantastica questa luce. Allora, ti dicevo, è interessante che da questa luce venga fuori soprattutto questo, perché questo qui, collegato con una semplice vite, ti permette di utilizzare questa luce su qualsiasi computer portatile. I computer portatili di ultima generazione hanno delle webcam che sono abbastanza evolute, quindi puoi tranquillamente fare non solo live streaming ma anche registrare video, e avere una luce è indispensabile perché sì, ok, la luce solare, ma sappiamo bene che se passa una nuvola ti si annebbia tutto, oppure magari non hai una finestra con della luce con l'angolazione giusta. Insomma, una luce di questo tipo è fondamentale. Voglio farti vedere adesso le funzionalità di questa luce, quindi ti farò vedere come i 4 tasti, in realtà sono 1, 2, 3, e questo sia un tasto che una manopolina, funzionano. Ok, in questa parte del video voglio farti vedere come funziona questa luce, ovvero l'Elgato Keylight Neo. Sul pannello frontale ci sono 1, 2, 3 tastini e una manopolina che funge anche da tastino, mentre sulla parte posteriore, come hai visto nell'unboxing, c'è semplicemente la porta USB-C. Benissimo. Allora, il primo tasto che voglio farti vedere è questo perché serve ad accendere e a spegnere. E quindi questo, diciamo, è la cosa più semplice. Nel momento in cui noi abbiamo acceso la nostra luce, che cosa possiamo fare? Possiamo andare a cliccare qui, come vedi c'è un flash, e ricliccare qui, perché stiamo cambiando fondamentalmente funzionalità. Infatti in questo momento, quando io giro, non so se te ne accorgi, ma sto cambiando la luminosità. Da luce calda diventa luce fredda. Aspetta, te lo faccio vedere meglio qui. Ok, guarda. In questo momento è luce totalmente fredda. Adesso provo a girare e te ne accorgi, guarda sulla mia mano, è diventata una luce totalmente calda. Ok? Quindi guarda, luce calda, torno a luce fredda. Ok? Quindi questo qui è la regolazione della temperatura della luce. Se riclicco invece posso andare da 0 a 100. Ok? Quindi da 0 a 100. Ti rifaccio vedere con la luce al massimo la temperatura colore in modo che tu possa vederla meglio. Allora qui è 100% luce fredda. Se invece giro diventa 100% luce calda. Qui si vede meglio, ovviamente. Guarda la mia mano, guarda il legno della scrivania. Ok, guarda com'è caldo e guarda adesso come diventa freddo. Ok? Questo è molto comodo perché puoi adattare la temperatura della luce in base alla tua fotocamera, alle luci dello studio, a quello che ti pare. Ok, allora, diminuiamo un attimo la temperatura, se no divento cieco, ok. Questi altri 2 tasti invece sono 2 tasti che servono sono 2 preset che puoi richiamare. In questo momento sono settati quelli di fabbrica, che secondo me sono molto intelligenti, perché luce fredda, luce calda, ok? Non so se lo riesci a vedere, aspetta, mettiamo al massimo la luminosità. Ok, te lo faccio rivedere, quindi preset 1, luce fredda,
preset 2, luce calda. Questo può essere comodo perché te lo vai a richiamare in un attimo, ok? Quindi preset 1, luce fredda al massimo, preset 2, luce calda al massimo, però come ti raccontavo questi due preset possono essere tranquillamente personalizzati in modo che tu possa regolarti sia la temperatura che l'intensità della luce in modo che con un solo tasto regoli tutto. Ecco, questo è il funzionamento molto semplice della Keylight Neo. Ok, ora che hai visto come funziona questa luce, voglio fartela vedere in azione. Benissimo, quindi che cosa farò? Collegherò questa luce, spegnerò le luci che stanno illuminando me in questo momento e proveremo a utilizzare soltanto questa luce per fare un video. In questo caso cosa farò? Collegherò questa luce a un power bank, perché adesso non ho qui con me un computer su questa scrivania, quindi piuttosto che alimentarlo con il computer, lo alimento col power bank, perché si può fare. Si può fare, ma si può anche collegare a una presa a muro, quindi praticamente la puoi usare come ti pare questa luce, ed è molto interessante. Cosa farò? Collegherò questa luce a questo fantastico braccio che è sempre dell'Elgato. Tra l'altro trovi un video nel quale ti ho parlato di questo braccio qui, quindi vallo a vedere perché è qualcosa di pazzesco e si può usare non solo, come ti ho fatto vedere nel video, con una macchina fotografica, con un microfono, con un telefono, ma anche con una luce. Quindi collegherò questo a questo e illuminerò questo video. Ok, ho fatto tutto, adesso non mi resta che spegnere le due luci, 1 e 2, e accendere questa. Ok, allora, in questo momento la luce è gialla, portiamola a una luce bianca, ok, non so adesso la gradazione della luce, e poi aumentiamo la luminosità al massimo. Ok, addirittura troppo. Ok, potrebbe andare bene così. Portiamola ancora un po' più bianca. Ovviamente non utilizzando in questo momento l'app del computer, perché c'è un'app fantastica con tutte le luci Elgato che ti permette di regolare non solo la luminosità, quindi da 0 a 100, ma anche l'intensità, da 2007 a 6500 se non ricordo male. Per cui in questo momento non so se la luce è alla temperatura che utilizzo di solito con le altre luci, ovvero di 5600 gradi Kelvin, che è la luminosità, diciamo, del sole, ok, della luce solare. Comunque, in questo momento io ho questa luce che non voglio farla andare davanti alla fotocamera, infatti spero di non averla messa davanti, però mi sta illuminando. Non è al massimo, posso metterla ancora al massimo perché... Aspetta, no, questa è la... Ok, così è al massimo. E direi che è anche più che sufficiente. Ed è una luce, come vedi, morbida, non è una luce dura. Ok, sicuramente è una luce di un softbox gigantesca, così grande, profonda. Grazie. Però questa qui costa infinitamente meno, ti lascio il link in descrizione, ed è sottilissima e leggerissima, quindi questa te la puoi portare dove vuoi. Diminuisco un po' perché sennò... Ok. Mettiamo un po'... Vabbè, bisognerebbe trovare, ma col computer lo fai molto più velocemente, la tua... diciamo l'optimum per te. Ok, cosa ne pensi di questa luce? Allora, posso dirti questo, sicuramente non è l'unica luce da avere e non è la prima luce da comprare. Perché? Perché sì, sto registrando il video si vede bene, ma è una luce che puoi utilizzare dal mio punto di vista sul computer portatile per fare delle call, per fare dei webinar, per fare delle riunioni, o per fare delle registrazioni che non siano professionali. Nel momento in cui hai bisogno di registrazioni professionali, ci sono altre luci di Elgato che vedrai nelle prossime settimane che fanno al caso tuo. Ok? Questa qui è una luce però da avere, perché se hai già altre luci e vuoi comprarne un'altra perché ti serve un altro punto luce, sicuramente questa può essere la scelta migliore. Ma da sola non mi sento di consigliarti di comprare come prima luce è solo questa. A meno che tu non voglia fare quello che ti dicevo prima, webinar, riunioni, live streaming, eccetera. Quindi tutte quelle registrazioni che non sono professionali. Se vuoi fare registrazioni professionali, orientati su altre luci. Però comunque, come stai vedendo, è una gran bella luce. Ok, proviamo a tornare con le altre luci, ma vedrai una differenza enorme a questo punto. Ok, la differenza è enorme. Perché? Perché queste qui sono luci professionali, costano il triplo rispetto a questa, hanno dei softbox molto profondi che ammorbidiscono ancora di più la luce. Però nessuna di queste due luci è così piccola, è così sottile, è così versatile. Anche per questo prima ti dicevo, se hai bisogno di luci professionali di un certo tipo, sicuramente non puoi comprare questa, ma
Se hai bisogno, e te lo dico per l'ultima volta perché l'ho ripetuto troppe volte, di fare live streaming, fare webinar, fare riunioni, fare videochiamate o insomma tutte quelle registrazioni o comunque quei live streaming non professionali, questa luce è assolutamente perfetta. Piccola, leggera, economica e dalla grande qualità. Ti ho raccontato prima che c'è un'app gratuita di Elgato che puoi scaricare, si connette wifi, quindi perfetta, e puoi sia regolare la luminosità che regolare l'intensità. Ok? Bene, io credo di averti raccontato tutto in questo video su questa luce. Nelle prossime settimane vedrai anche altre luci di Elgato. Se hai dubbi, domande, curiosità, ovviamente commenta questo video e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille e alla prossima settimana.